Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento un progetto molto semplice ma simpatico che potete realizzare con Arduino. Prima di andare a vedere di che cosa si tratta, volevo invitarvi, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale e ad attivare anche la campanella delle notifiche in modo da restare aggiornati sulle ultime uscite. Vi auguro una buona visione. Una delle scene più ricorrenti nei film d'azione è sicuramente quella della bomba a orologeria. Si tratta quasi sempre di un marchingegno con un sacco di fili colorati collegati apparentemente a casaccio, con un display su cui viene visualizzato un inesorabile conto alla rovescia. Per disinnescare la bomba il metodo è sempre lo stesso: occorre tagliare o scollegare uno dei fili. Ovviamente, tagliando quello sbagliato, la bomba esplode immediatamente. Ho quindi pensato di realizzare un circuito che simulasse questo comportamento. Per una versione basilare di questo progetto bastano due soli componenti, un Arduino e un display. In questo caso sarebbe stato perfetto un display a 7 segmenti, ma purtroppo al momento non ne ho neanche uno sotto mano, per cui ho dovuto ripiegare su un normale LCD. Per rendere il tutto un po' più realistico, si può anche collegare all'uscita qualcosa che simuli lo scoppio della bomba. Per ovvi motivi non mi sembrava opportuno usare del vero esplosivo. Come vedete, quindi, ho semplicemente ritagliato una finestrella frastagliata in una scatolina di cartone, dietro cui ho attaccato un pezzo di plastica rossa. Poi, con un LED ad alta efficienza e molta fantasia, ecco un perfetto simulatore di bomba, che si può collegare direttamente al piedino d'uscita del circuito. Vediamo adesso lo schema dei collegamenti. Come dicevo, il display utilizzato è un LCD alfanumerico con interfaccia I2C. Per saperne di più su questi display, potete guardare il mio video tutorial dedicato al loro utilizzo. I collegamenti sono semplicissimi. Oltre alle linee di alimentazione positiva e negativa, occorre collegare il piedino SDA del display al piedino A4 dell'Arduino e l'SCL al piedino A5. Ora servono alcuni cavi per controllare il funzionamento del detonatore. Questi devono essere almeno 3 e vanno collegati fra i piedini D2, D3 e D4 e la massa. Durante il funzionamento, in modo casuale di volta in volta, a questi piedini verrà assegnata una funzione diversa. Uno provocherà l'esplosione, uno disattiverà la bomba e l'altro farà accelerare il timer. Modificando il firmware si potranno utilizzare anche 4, 5 o 6 cavi per rendere il gioco un po' più avvincente. In questo caso i cavi aggiuntivi andranno semplicemente collegati a seguire fra i piedini D5, D6 e D7 e la massa. L'uscita bomba si trova sul piedino D11 dell'Arduino. Per pilotare un semplice LED come nel mio caso è sufficiente collegarlo a questo pin tramite una resistenza. Per pilotare un carico diverso dovrete invece utilizzare qualche tipo di driver come un MOSFET oppure un relè. Volendo si può collegare anche un piccolo speaker piezoelettrico per il ticchettio del timer. Questo andrà collegato al piedino D12 utilizzando una resistenza da 100-150 ohm. E qua vediamo i collegamenti al completo. Lascio un attimo l'immagine ferma così potete fare uno screenshot per rivederlo con calma. Nella descrizione del video trovate il collegamento alla pagina col firmware da caricare sull'Arduino per il funzionamento. Nella parte iniziale del file ci sono alcune cose che possono essere modificate per adattarlo alle varie esigenze. L'indirizzo I2C del display, ad esempio, potrebbe essere diverso dal mio. In alcuni modelli questo va infatti impostato a 0x27. Con la macro WiresNum si imposta il numero di fili con cui giocare. Il minimo è 3, il massimo 6
Come abbiamo visto, i fili utilizzati vanno collegati in sequenza partendo dal piedino D2. Tramite il monitor seriale è possibile visualizzare le funzioni assegnate di volta in volta ai cavi collegati ai vari piedini. Inoltre viene anche visualizzato un conteggio dei tentativi riusciti e falliti di disattivare la bomba. Il valore di partenza del timer è impostato di default a 2 minuti e mezzo, ma può essere modificato con le macro timermin e timersec. A questo punto vediamo il congegno in funzione. Se non si fa niente, quando il timer raggiunge lo 0, la bomba esplode. L'unico modo per fermare il timer è indovinare e scollegare il cavo di disattivazione. Attenzione però perché uno dei cavi fa esplodere la bomba immediatamente. Staccando un cavo che non è assegnato a nessuna delle due funzioni precedenti, invece, si provocherà l'accelerazione del timer. Ora, prima di concludere, vi mostro un trucchetto che vi permetterà di vincere sempre. Abilitando nel firmware la macro Blink, ogni volta che il timer viene riavviato, il LED sull'Arduino lampeggerà un numero di volte corrispondente al piedino della disattivazione. Se per esempio il LED lampeggia 3 volte, significa che per disarmare la bomba dovete staccare il cavo collegato al piedino D3. Per fare ripartire il timer è sufficiente ricollegare tutti i cavetti a massa. Bene, anche per questo video è tutto. Se è stato interessante fatemelo sapere nei commenti e se non l'avete ancora fatto vi invito nuovamente a iscrivervi al canale. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento alle mie prossime realizzazioni. Ciao a tutti!